Bentornati, questo è il secondo episodio della ruota dentata. Oggi andremo a troncare e a fare il trattamento termico, dopodiché monteremo e questa piccola avventura con Lucio è terminata. Ok, adesso riprendiamo il lavoro qui, gli diamo una smussatina. Adesso ci andiamo a mettere la placchetta, questa è un SP200 NC3030. Ok, ce l'andiamo ad azzerare lì. È a 12 la nostra 13 e 14. Il dente è 11 e lo spessore di tutto è 12, quindi è 12 e il dente è 11, 15 metri di qua di là, che è lo stesso scalino che abbiamo lasciato dall'altra parte. Perché mi sembra molto più grande? Ok, quindi quanto devo scendere? Perché questa non è una dimensione critica, no? No. Questo dice 3,39. Ti risulta? Fa da sega questa ruota dentata per... Ok, e fin qua ci siamo. Adesso ce l'andiamo a smussare. Vediamo se è scavato. Questo 21, 20 e 99, lì 28. Perché sembrava, però guarda che a me a occhio non mi sembra 3 mm quelli lì. In effetti non eravamo scesi. Ci siamo quasi. Basta. Adesso ci spostiamo di mezzo millimetro. Tanto qua non ci serve più. No, infatti non c'è questa precisione. Ok, ci siamo. Adesso dovevamo andare a 12 più 14. Ma 14 adesso sì. Quanto era la... Ecco,
E sì, adesso lo sbaviamo un attimino ed ecco qui la nostra ruota, è venuta abbastanza bene. Adesso lo andiamo a temprare. Questo qui è un 42 cromo 4 e accendiamo il forno, Lucio? Sì. Accendiamo il forno, aspettiamo qualche minuto che va in temperatura. Questo è il suo pignone, vediamo che lavora molto bene, perfetto così. Il dente arriva fino in fondo ma non tocca. Adesso il forno è settato a 800 gradi e lo andiamo a inserire all'interno, così la temperatura sale piano piano. Eccolo. Serve un fil di ferro e un chiodo. Sì. Guarda qua. Adesso andiamo a inserire il pezzo all'interno della fornace. Vado? Sì. Ed eccola qua. Un po' sottilino, dopo se si piega non fa niente. No, l'importante è che non si spezza. Ed eccolo là. Io di solito ci metto un chiodo. Ma non ce l'ho. Deve stare in questo spessore. Vediamo se un secondino. Fammi vedere se ho un fil di ferro più grande, un tondino. Questo. Metti questo. C'è? Questo. Vai. Se il diametro ti va bene. Sì, è che adesso è già rovente. Vuoi una pinza? Meglio lasciarlo stare. Lasciamolo stare, no? Niente, lo lasciamo Aspetta, stare. aspetta. Tieni, usa questo. Fermo. La mettilo su. Vabbè. Non va da nessuna parte. E voilà. Basta. Adesso aspettiamo che arrivi agli 800 gradi. Dopo invece il rinvenimento è a 550. Sì. Ok, controlliamo per il rinvenimento. 550 dovrebbe essere. Però in olio, tu dici che è meglio? Ma evitiamo crepe perché è così piccolo, che secondo me è meglio andarci cauti. 540 680 in base alla durezza e tenacità desiderata, durata 1-2 ore, può variare in base alla sezione del pezzo, obiettivo ridurre le tensioni interne, aumentare la tenacità, stabilizzare le dimensioni. Esempio di rinvenimento a 600 gradi centigradi, resistente a trazione 110 mPa, durata meno 294 HB. Doppio rinvenimento per carichi dinamici. 516, adesso è già rosso. 1-2 ore per i pezzi di piccole e medie dimensioni per il rinvenimento. La tempra 8,40-8,60, 30-60 minuti. Pezzi piccoli 30 minuti. 8,60. Olio di raffreddamento, olio preferibile per ridurre le tensioni e le deformazioni. Durezza ottenibile 50-55 HRC. Adesso lo portiamo a 800, poi 8,40. poi dopo lo alziamo a 40, perché non voglio che faccia sovrallungazioni, vada oltre. A questo punto, amici miei, ci vediamo più tardi. A dopo. Siamo arrivati a 800 gradi e adesso lo portiamo a 8,40. Giusto, Lucio? Sì, 8,40. 8,40. Ma devo dire che questo, a differenza del mio forno tempra, ci ha messo mezz'ora a salire a 800 gradi. Io devo cambiare al mio fornetto e ci devo mettere uno di questi. Perché lui è un PD, questo qua.
è un PD, questo qui è... Quando lo farò È poi un ti chiedo C100, aiuto. è un C100, sì, sì, è abbastanza comune. Prendi il C100, bisogna E programmarlo. c'è anche il ramping che ti Eh? tiene la temperatura, te la porta su fino a un certo periodo, poi Secondo me riparte. questo non lo fa. Vabbè, ma ce ne sono su AliExpress Sì, tanti sì, che tanti, sì. che hanno quella No, non è funzione. semplicissimo programmarli, perché questo, per esempio, questo C100 qua ha una funzione di autoapprendimento, di learning, quindi vai dentro e lo porti a 800 gradi e lui acquisisce la curva e si adatta a tutti i parametri proporzionale, integrativo e derivativo, qui questi numeri qua, se li porta dentro in funzione della resistenza e delle masse che ha. Ah, E, chiaramente se poi lo fai funzionare a una temperatura molto diversa da quella di 800 gradi, e lo porti magari a 100 gradi o 200 gradi, devi fare di nuovo un learning prima di fare questa attività qua. È un po' una seccatura, altrimenti... ma l'hai caricato te io l'ho dentro? caricato, questo è già impostato a 850 gradi, l'avevo fatto io tempo fa. Ma Perché quanto raggiunge questo questa fornace? fa 1200 gradi. Ah, questa, ok. io non sono mai andato a 1200 Che gradi. resistenza ha? Sono resistenze, mi sembra, da 2 kW, sono esterne. E sul cartino Poi sotto, dobbiamo vedere il mio fornetto com'è. Lo analizziamo esatto, e vediamo. anche quello. Perché Sì, può darsi che c'hai filamenti così grandi che ci vuole ore prima che raggiunge la temperatura. ma non Io credo, l'ho provato una volta e ci vuole una cifra. È strano. lento, però vediamo. Strano, lo vediamo perché le resistenze magari sono sottodimensionate, dici. Le resistenze si possono cambiare. O sovradimensionate. Vabbè, se ci impiega tanto a scaldare Giusto, non ha tanta giusto, sì, potenza. sì. Quindi se ha tanta potenza succhia molto dalla rete, se invece ha poca potenza raggiunge comunque la temperatura ma ci vuole molto più tempo, ma succhia molto meno dalla rete. Ah, ok. L'energia che serve è sempre quella, perché là ci impieghi più tempo ma ne succhi di meno. 8,40. 8,40, Quindi adesso scatta 8,41. No, lui adesso praticamente mantiene la temperatura costante a con delle 8,40. No, quanto tempo lo teniamo dentro? mezz'ora, io direi, no? Abbiamo detto. Per la tempra? Facciamo un quarto alle 10 alle 5. Ok. Praticamente consuma come un forno. Io infatti O di più. il rinvenimento di solito non lo faccio con questo dispositivo. Lo metto nel forno di casa, perché arriva a 250 A 250 gradi però. a meno che non sia 300 o giù di lì. In questo caso invece il rinvenimento è a 500 gradi, hai detto, quindi dovremmo rimetterlo qua nel 30-60 minuti. forno. Il pezzo è molto piccolo, anche meno di 30 secondo me, perché è molto piccolo. Consigli pratici: un preriscaldo a 600 gradi può aiutare a ridurre shock termici. Noi abbiamo fatto. Dopo la tempera il pezzo deve essere rinvenuto immediatamente per evitare cricche da tensioni interne, quello lì che secondo me ti è capitato. Che vedete? Questa si è spaccata perché si è criccata. Un tempo si è raffreddata troppo bruscamente e si sarà formata una cricca interna e poi sotto sforzo in macchina si è spaccata. Vogliamo evitarlo. È una sovrallungazione di 9 gradi. Il picco è quello. Esatto, se viene calibrato bene con l'auto-learning queste sovrallungazioni non ci sono. Dai, ci vediamo dopo. Adesso sta mantenendo la temperatura sugli 8,40, ma c'ha un'oscillazione di 8 gradi, in più o in meno. Beh, in realtà all'inizio ho visto che ho avuto una sovrallungazione di 8 gradi, ma adesso riesci a contenerla all'interno dei 3 o 4 gradi. Questo non è rilevante ai fini della tempra, però questo è significativo perché il PD, che questo dispositivo qua, questo C100 è un PI, quindi proporzionale integrativo derivativo, sta controllando la temperatura.
È chiaro che in prima accensione a volte è facile che abbia delle sovrallungazioni, però successivamente queste sovrallungazioni vengono sempre più corrette stabilizzando la temperatura sul setup che è di 840 gradi. Questo ma lo vada fa a Dio modu- questo fornetto, Eh? va benissimo Sì, questo è forno. un fornetto comprato su Amazon, ovviamente, Certo. e quindi probabilmente di produzione cinese. Sicuro? Però Funziona. funziona benissimo. Ma io ti ho interrotto, sì. Peraltro questo sistema qua sta funzionando con il metodo del pulse width modulation, quindi questo qua sta variando la potenza della resistenza, variando il duty cycle dell'impulso che dà al relay, che è un relay statico ovviamente. Quindi all'interno c'è un relay statico che viene comandato da impulsi, e questi impulsi variano la loro larghezza in funzione della potenza che si vuole dare alla resistenza. Praticamente un dispositivo, è un piccolo computer che c'è qua dentro che fa tutte. Questo è diciamo PD molto, molto semplice, che non fa le rampe, mantiene solo la temperatura impostata, ma ci sono anche in grado di generare delle rampe diverse, quindi si può arrivare a una temperatura, mantenerla per un certo tempo, poi alzarla, portare a un'altra temperatura e fare O anche abbassarla. Abbassarla non è così veloce perché richiederebbe un sistema Certo, di ventilazione. di raffreddamento, che purtroppo il raffreddamento è più lento del riscaldamento perché ci sono tutte le inerzie termiche dovute alla massa Dell'oggetto. C'è ancora 3 minuti, ma Aspettiamo questi ultimi 3 minuti e dopo andiamo. subito. Quello, dai. È una ricetta, è come fare i dolci. Io mi scusi. Sembrano interminabili questi 3 minuti. Sembra esatto. E dopo dobbiamo aspettare un'altra mezz'ora. Ah, vabbè, che quello può rimanere dentro. Non so, Il phon per raffreddare per portarlo velocemente a è temperatura qua. bassa. Sì, io direi già di abbassare la temperatura perché tanto c'ho inerzia. Ci sono 3 minuti. Sì, vai. Quant'è il rinvenimento A? Ah, ho detto che oggi sono rincoglionito io. Non dire a me, io lo sono sempre. 5,40, 6,80. E cosa facciamo? Durata 1-2 ore. 1. Un'ora. 5,40, andiamo alla metà. 5,40 e 6,80. Andiamo verso i 600. Io ho già imposto 600, così lui intanto non si raffredda subito. Oppure perché fra 2 minuti. Esatto. Ma forse mettilo pure. Mettila a 5,50 così. Diventa un pochino più duro. 5,50 allora? 5,60, 5,70. 5,60. Perfetto. E io direi che 840. Quando apri io inizio a soffiarci dentro, fammi passare. No, tu devi soffiare in maniera che intanto non riscaldi troppo la camera, perché quando apro uscirà Certo. uno sbuffo. Allora, aspetta. Raffreddo qua la camera. Ok, vado. Vai. Chiudi il parchetto. No, ma chiudi, È vero. 600. Vai. Il flash point. $5,90. $5,87. Quanto era la temperatura? 5,60. Ma dai, può chiudere adesso. Perché iniziando a scaldare. E ok. Adesso lo lasciamo, che ore sono? E adesso sono praticamente 10 alle 5. Aspetta che accendo un estrattore d'aria, Sì, sennò perché qua ci bisogna aprire intossichiamo. le lati di olio. Adesso certo, sì. Anche secondo me, perché questa è inerzia termica.
E voilà, dai, ci vediamo più tardi. Sì. Ok, adesso è oltre l'ora per il rinvenimento, quindi lo tiriamo fuori il pezzo. Il rinvenimento è stato fatto a 560 gradi e adesso sta a 557 perché la macchina ha dei picchi. Apriamo qui e lo immergiamo di nuovo nell'olio. Questo si può spengere. Adesso lo lascio raffreddare nell'olio e più tardi lo vengo a tirare fuori, così ha tutto il tempo di abbassare la temperatura. E ok, l'abbiamo troncato e adesso andiamo a ripulircelo da olio e quant'altro. Ci sarà un po' di scaling, di scoria che andiamo ad eliminare. Un po' di solvente probabilmente. Viene via, viene. No, ma no, dai, è venuto abbastanza lucido, dai. Questa è una spazzolina in ottone che non rovina, ma riesce bene a levare la scoria. Come vediamo, vedi? Adesso aspettiamo un attimino. Adesso proviamo pure il grado di durezza. Con le lime? Sì, scusa un attimo. Eccoci qua. Sarà un po' difficile perché non abbiamo tanta superficie dove poter provare, ma ci proviamo. Ecco. Proviamo un po'. È superiore a 40. Io direi anche 45. Qua fa grip. Non tanto, Non tanto? Scivola abbastanza. Vediamo un po'. Secondo me abbiamo raggiunto 55, né? che è un po' durino, Una tempra era. Cioè il rinvenimento. Eccolo qua. Eccolo lì, Eccolo sì, qua. questo fa grip. Quindi è 55. fra 55 e 50. Direi che va bene. Ottimo. Era quello che cercavamo. Sì. E adesso lascio Guardiamo che se il montaggio. non ha cricche. No, No. non mi sembra. L'altro non le aveva, invece questo qui non le ha proprio. Non mi sembra che abbia. No, assolutamente. No, perfetto. E voilà. Vediamo di rimontarlo. Caro Lucio, è tutto tuo. Vediamo adesso se mi ricordo come si fa a montare. Vediamo un po' qua di. Ci servirà un pezzo di lamiere, qualcosa per provarlo. Quanti millimetri riesci a tagliare questa taglierina? Così ti tagli il dito? No. O è piegatrice adesso? È piegatrice. Ah, ok. Allora, adesso lo sposto, ma fa lamiera da 1 millimetro,
non tanto di più. Ecco, aspetta che dovrebbe tagliare ancora. Allora, questo qual era il suo? Era questo tutto rovinato, no? Era quello più rovinato, questo qui, perché ci aveva battuto contro il dente. Allora, questo qua. E qui c'è anche il problema che è leggermente rovinato qua. Ha preso una botta. Gli diamo una carteggiatina qua per... Vedi che c'ha 2 dentini con la pietra. Ecco. Perfetto. Che fai vedere? Non c'è gioco. Gioco è minimo. Cerca di mettere questo qua, che è un po' più aderente. Forse devo picchiarlo così? No. Tieni, rimettilo. Mettilo giù così. È conico? Sì, leggermente. E la parte... Aspetta. Quindi è... Aspetta. Aspetta. Okay. È così che va. Così che va. Mettiamo così. Vai. Aspetta. Sì. E lui? Ok. Io con la filo, perché dopo c'è la piastra di qua, perfetto, è lui. Perfetto. Adesso bisogna, quando si incastra l'altro, bisogna utilizzare la fase giusta. Quindi questo lo sai tu. occorre che l'ingranaggio sia, la leva sia tutta su così. Questo pistrino d'alluminio, Allora vuole più o meno 1,4 mm, ce la fa alluminio 1,4 mm, no? Sì, dove faccio? Così me lo squarri. Così. Ma così non ce l'hai. Mettitelo in posizione di lavoro. Mettilo in posizione di lavoro. Questo che cos'è? Mi serve. Mi serve. Aspetta, Allora, questo qui è il punto di inizio del taglio. Lui deve essere più o meno in questa posizione. Vediamo. Questo va qua, vedi? Questo va qui. Ok. Questo va qua, vedi? Questo va qui. Ok. Una flangina per levare il gioco. Sì. Adesso questo è conico di qua, e si mette questo ferro qui. Dopo lo battiamo il resto. Allora, torniamo a fare le prove nel punto di massimo sforzo. La mira dov'era? È qui. Sì, fai proprio un taglio. Allora, quando è così lui deve essere nel punto di massimo sforzo, insomma, Ma mettila dritta, mettila in posizione di lavoro, scusa. La posizione di lavoro è questa. Ok. Quindi come fa a essere qua al massimo sforzo? Non dovrebbe... Quando lei comincia a tagliare io sono nel punto più favorevole, sto tirando. Ah, lo tiri in su, non in giù? No, beh, ma posso anche tirarlo in giù così, cioè non è un problema. Anche così, volendo. Un po' sì. Adesso il ferro è dentro tutto.
questo qua prende bene, la posizione mi pare giusta. Adesso mettiamo questo qui, lo andiamo a... questo bisognerebbe batterlo con qualcosa, Dammi. un tubo. Sì, no, aspetta. No, non fare con quello. È solo una lima, Vabbè, ma non fare con quello. Non si fa con quello. Dammi retta. Non mi ci raccapezzo più, Perfetto, è lui. Fatto. Adesso noi siamo già in condizione di poter fare Un taglio. prova. Sì, una prova. Però 1,5 secondo me è troppo. Quello so. Si può, cioè, è rilevante il fatto che si usi uno o un altro. Aspetta. No, è qui che cominci a tagliare. Scusa, posso fare una prova certo. velocissima? Ok. Taglia. Adesso lo buttiamo fuori. Secondo me ce la dovresti fare. Così? Ma è sempre qui che comincia. Eh? È sempre qui che comincia. Secondo me ci si fa. Prova. Eccolo qua. Perfetto. Perfetto. Questa è la parte lunga, là soffrirai un po' di più. Volevi fare un'altra parte? A 90 gradi? Fai la parte rovinata. Questa? Sì. È bella lunga, Vabbè, ma non dovrebbe dare... Questa la metti a battuta qua. Sì, l'ho fresato in maniera che fosse proprio 90 gradi. Vediamo di non scassare Ma no. l'ingranaggio. Lo fai? Eccolo qua. Hai visto? Tac. Fantastico. Bello. A questo punto lo squadriamo. Facciamo anche l'altro. E siamo a posto. E voilà. Ho detto un oggettino che... Poi adesso è scomodo perché non è fissato da nessuna parte. Perfetto. Ho squadrato Ok. la mia piastrina. L'ultimo pezzetto. L'ultima cosa da fare è questa qui. Voilà. Riparata la piegatrice E ghigliottina. e taglierina. Io lo uso principalmente come taglierina perché, come dicevo, mi serve per tagliare l'elettronica. Sono messo io. Ecco fatto, riparata la piegatrice da pressa. Ottimo. E si conclude qua anche questo episodio. Spero che non vi siate annoiati, che sia stato interessante. E beh, comunque abbiamo avuto parecchie operazioni, la tempra, il rinvenimento e la... L'ingranaggio. Esatto, abbiamo fatto l'ingranaggio, abbiamo fatto vedere come agisce il programma Arduino su quel divisore. Esatto. Spero veramente che non vi siate annoiati. Se vi è piaciuto, per cortesia lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao! Perfetto, io direi che si può raccattare su. Esatto. Baracche e baracchini. Tac.